Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali. Continuiamo il nostro corso completo e gratuito di Affinity Designer. Nei tutorial precedenti abbiamo visto le distorsioni vettoriali. Trovate i link in descrizione. Adesso invece vedremo come usare i filtri live che permettono di applicare distorsioni non distruttive anche ai raster. Prospettiva e trama live. Vedremo subito cosa li differenzia rispetto alle distorsioni vettoriali. Dal menu posiziona apro un file che ho preparato, è un file nativo di Affinity che contiene diverse tavole da disegno. Si apre così alla mia sinistra la barra posiziona che mostra l'anteprima. Sotto vedete che c'è un menu a tendina per selezionare la tavola da aprire. Seleziono e vedete che il cursore del mouse cambia aspetto. Posiziono il file quindi con un clic oppure trascinandolo in modo da definirne le dimensioni. Carico così la tavola da disegno e chiudo il pannello posiziona. In realtà non ho importato il file, ma sto lavorando, come vedete, su un file integrato. Vedremo meglio cosa significa in un altro tutorial. Per creare un mockup devo mettere questo file in prospettiva. Rispetto al file che ho utilizzato nel tutorial precedente, questo contiene immagini raster oltre ai vettori, per cui non posso utilizzare la distorsione vettoriale. Mi sposto quindi in Persona Pixel. Dal menu livello seleziono nuovo livello filtri live, prospettiva. E vedete che contestualmente si è aperta una nuova finestra che presenta diverse opzioni. In modalità è possibile scegliere tra sorgente, che permette di modificare solo la griglia, e destinazione, che invece modifica sia la griglia che l'oggetto, e poi mostra griglia, che attiva o disattiva la griglia di prospettiva. Mentre rotazione permette di ruotare gli oggetti di 90 gradi in senso orario o antiorario. Scelgo destinazione, attivo la griglia, aggancio quindi gli angoli e trascino e posiziono così la mia prospettiva. Disattivo la griglia. Il filtro o prospettiva, a differenza del filtro trama che vedremo fra poco, non permette di creare altri nodi, ragione per cui ho creato una maschera per sovrapporre il MacBook sopra lo schermo. Vedete che nel pannello livelli ha aggiunto un nuovo livello prospettiva. La modalità modifica prospettiva si disattiva chiudendo la finestra oppure premendo ESC da tastiera, mentre per riattivarla basta cliccare ancora sul livello prospettiva e vedete che si riapre la finestra che mi permette di rifinire il mockup. Posso anche modificare il file integrato. Adesso sovrappongo le due finestre in modo che possiate vederle. Ad esempio, se faccio delle modifiche al file integrato, cambio colore, vengono trasferite al file che ho già messo in prospettiva. Quindi qual è il vantaggio di usare un filtro rispetto ad una distorsione vettoriale? Intanto i filtri permettono di manipolare anche le immagini file raster, ma ci sono anche altre differenze sostanziali che vedremo fra pochissimo. Clicco quindi ancora su posiziona, ricarico lo stesso file, stavolta scelgo il template 2 e seleziono l'oggetto appena posizionato. Vedete che in alto si attiva una barra che indica il nome del file, le dimensioni con le relative caselle di modifica. Accanto alla voce tavole da disegno troviamo un menu a tendina che permette di selezionare le varie tavole presenti all'interno del documento integrato oppure cambiare il documento stesso. Ritorno in Persona Pixel per mettere in prospettiva come ho fatto prima. Dal menu livello in alto con il file selezionato clicco su
prospettiva e sistemo il file. Cliccando sull'oggetto si riattiva la barra di prima anche in Persona Pixel. Vedete che posso scegliere altre tavole da disegno e quindi ho una modifica in tempo reale della grafica senza andare a modificare la prospettiva che avevo creato prima. I due mockup, vedete, stanno utilizzando due file integrati diversi. Clicco su modifica documento e cambio il documento integrato e poi, se voglio, scelgo ancora un'altra tavola da disegno senza perdere il lavoro fatto e naturalmente, disattivando o eliminando il livello prospettiva, tornare al file originale. Bene, vediamo un altro esempio sempre di prospettiva. Stavolta utilizzerò dei PNG. Torno ancora in Persona Designer. Voglio inserire un logo in prospettiva all'interno di questa insegna circolare. Attivo quindi lo strumento ellisse e traccio un cerchio. Lo faccio pressappoco delle stesse dimensioni dell'insegna e do un tratto rosso, giusto per visualizzarlo. Riattivo Persona Pixel. Con il livello forma selezionato, cioè il livello del cerchio, dal menu livello seleziono ancora nuovo livello filtri live, prospettiva. La prospettiva verrà quindi applicata al livello cerchio. Lo aggancio e lo metto in prospettiva in modo che si adatti all'insegna. Dal menu posiziona seleziono il logo che ho preparato ed esportato prima in formato PNG e lo sistemo qua. Adesso, sfruttando la gerarchia dei livelli di cui vi ho già parlato qualche tutorial fa, sposto il livello PNG, il livello del logo, sotto il livello della prospettiva in modo che venga applicata anche al logo. Vedete che ottengo la prospettiva e, come abbiamo visto prima, posso sostituire l'immagine tranquillamente ed avere a portata di clic diverse varianti senza stravolgere il lavoro che ho fatto. Prima di passare all'altro filtro trama live, voglio farvi vedere un altro esempio di prospettiva per creare il mockup di una confezione di profumo. Utilizzerò la prospettiva per la scatola e poi il filtro trama live per l'etichetta della bottiglia. Clicco quindi ancora su posiziona, seleziono il file nativo di Affinity, scelgo la tavola da aprire e la posiziono. Scalo in modo che abbia pressappoco le stesse dimensioni della scatola. Attivo quindi Persona Pixel. Sposto il logo in alto in modo che l'angolo coincida con quello della scatola, così avrò la linea prospettica corretta. Attivo quindi ancora nuovo livello filtro live, prospettiva. In questo modo imposto la prospettiva del file, poi lo sposto in basso e adeguo gli angoli inferiori alla prospettiva inferiore della scatola. Adesso accelero il video perché ripeto l'operazione e aggiungo con lo stesso sistema un'etichetta laterale. E questo è il risultato del mockup ottenuto utilizzando la prospettiva live. Adesso invece applicherò l'etichetta alla bottiglia utilizzando il filtro trama, che sostanzialmente funziona allo stesso modo, ma la distorsione che otteniamo naturalmente diversa. Quindi ancora da posiziona, riapro lo stesso file, scelgo una tavola, scalo, la posiziono sempre in alto per usare lo stesso trucco di prima. Dal menu livello, nuovo livello filtri, live, scelgo trama, aggancio le maniglie e le regolo per ottenere la curvatura adeguata. Poi sposto il logo in basso, seleziono il livello distorsione trama e ripeto l'operazione curvando anche la parte inferiore e poi posiziono al centro. Anche con la distorsione trama posso sostituire i file senza perdere la deformazione. I filtri prospettiva live sono degli strumenti molto versatili che permettono di manipolare gli oggetti ottenendo dei risultati professionali in poco tempo. Essendo non distruttivi come tanti altri strumenti che Affinity ci mette a disposizione,
vanno utilizzati e sfruttati al massimo senza alcuna remora. Spendere pochi minuti giusto per capirne la potenzialità è indubbiamente un investimento che ci tornerà utile. Fatemi sapere se li avete già sperimentati, se avete difficoltà o domande, postate pure nei commenti. Vi chiedo gentilmente di sostenere il canale con un like e di attivare la campanella per i prossimi aggiornamenti. Anche per questo video è tutto, ci sentiamo nel prossimo. Ciao!